Non sei mai stato così felice di vedermi, rispose sorpresa Aria. In realtà mi ero quasi scordata di voi due. Sentite quelle parole? Steven interruppe quel gesto di affetto e si allontanò di qualche passo accennando un'espressione di disagio. Sto scherzando, mica te la sarai presa? Domandò stupida Aria. Ma soprattutto, cosa ci fate qui? Non stavate dormendo? Abbiamo sentito delle urla e siamo corsi subito, disse Alex. Oddio, io sarei rimasto seduto sui gradini ad osservare la nebbia, ma Steven ha insistito così tanto. Ma soprattutto, che cosa hai combinato qui? Chiese scioccato Steven. Un uomo con la testa sanguinante e una vecchia esanime. Sei stata tu? Così la ragazza raccontò agli amici cosa era successo poco fa, convinta che i ragazzi avrebbero condiviso la sua decisione. Ma così non fu. Alex era furibondo, affermando che ciò che aveva fatto era da malati e che le faceva schifo. A quelle parole Steven rimase sorpreso. Non era mai stato in disaccordo con Aria. Aria qui, Aria lì, ma lo sai cosa ti dico? Mi è proprio stufato. Siamo sempre ad assecondare le sue frustrazioni e i suoi bisogni. Anche io ho una mia vita. Chi se ne frega di questa ragazzina? Sentite quelle parole? Aria e Steven si guardarono sgomenti. Non era da Alex reagire in quel modo. Per lui la donna era sacra, quasi a livello di una divinità. Anche le poche volte che non era d'accordo con l'amica, finiva sempre che era lui a scusarsi, anche se aveva ragione. Dopo essersi ripreso dallo sgomento, Steven disse che forse l'amico aveva ragione. Lo sciacallo era a terra sanguinante, l'avrebbe potuto uccidere. Ma ad Aria non importava di ciò, anzi, affermò che se non fossero arrivati in quel momento, avrebbe finito di ucciderlo. In quella confusione si aggiunse anche l'anziana signora, che se ne stava ancora a svegliare sui massi che componevano la strada, dicendo che si dovevano affrettare ad arrivare al tempio, altrimenti non sapeva che fine avrebbero potuto fare. Sentite quelle parole? Alex spinse via Steven e tuonò all'anziana signora che cercava di metterli in salvo. Ci vada da sola! Siamo stati lì poco fa e ci abbiamo quasi lasciato la pelle! Ma cosa dite? Chiese Aria. Questa vecchia vuole fare la furba. Forse dovresti ammortire anche lei, suggerì Steven. Invece di dire assurdità, ditemi che cosa è successo. I ragazzi si guardarono negli occhi e subito dopo Steven iniziò a raccontare cosa era successo nelle ultime ore. Stavo percorrendo il perimetro del tempio quando mi sono accorto che c'era una porticina socchiusa. Quindi, preso dalla curiosità, ho provato a sbirciare dentro per vedere cosa ci fosse. Ma era troppo buio per vedere qualcosa. Per fortuna nel cappello porto sempre dei bastoncini intinti di resina che sono riusciti ad incendiare illuminando quel luogo. Quello che mi sono trovato davanti fu una piccola stanza. All'angolo di una delle pareti ho visto delle scale a chiocciola che sembravano portare verso un piano superiore. Iniziai così a percorrerle perché pensavo ti trovassi da qualche parte dentro quell'edificio. Ma quello che ho trovato non eri tu e nemmeno una figura conosciuta. Era un uomo vestito con una lunga tunica con la testa rasata che continuava a fissarmi. Devo ammettere che in quel momento me la stavo facendo addosso e quindi ho provato a guadagnare del tempo per poi scappare il prima possibile, ma prima che me ne accorgessi mi ha tramortito. E non è finita qua, aggiunse Alex. Anche io stavo controllando il perimetro dell'edificio, ma non trovando niente, ho cominciato a salire le grosse scale che si trovano sulla parte frontale del tempio. Arrivando in cima, davanti a me si stagliò un enorme portone con di lato delle porte più piccole a misura d'uomo. Quindi ho cominciato a cercare di aprire una di quelle porte quando improvvisamente qualcuno mi ha colpito la testa. Quando mi sono svegliato ero legato e imbavagliato e davanti a me, buttato in un angolo, c'era Steven nelle stesse condizioni. Il terrore ci inondò, ma la nostra anima era stanca e rassegnata al peggio, era inutile lottare. All'improvviso ho sentito delle voci, erano i bastardi che ci avevano portato in quel luogo. Uno di loro disse che ci avevano trovato mentre cercavamo di entrare nel tempio, mentre l'altro, sogghignando, si complimentò per la cattura appena effettuata. In quel momento l'uomo prese Steven e lo lanciò davanti a me e cominciò a chiederci chi eravamo, da dove venivamo e perché ci trovavamo lì e cercavamo di entrare.
finito di rispondere ci hanno fatto fare una scelta: morire o andarcene immediatamente da questa città. La risposta che gli abbiamo dato mi sembra ovvia, se siamo qui ancora vivi, per quanto malconci. Quindi ci hanno liberato, ci hanno messo una benda davanti agli occhi e ci hanno portato ai piedi del tempio. Quando ci siamo tolti la benda, ormai quegli omoni non c'erano più. Eravamo ancora increduli per quello che c'era appena successo. Quando improvvisamente abbiamo sentito un urlo, quindi abbiamo pensato che fossi tu e che fossi in pericolo. E anche se io non volevo, eccoci qui. Bene. Purtroppo anche questo capitolo finisce qui. Ditemi se questo nuovo accento di Alex, per quanto sono morto per farlo, vi è piaciuto. È un'idea pure per cambiare, perché solo poi Steven e Alex sembrano uguali, non si capisce mai chi è che parla. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate la campanella e basta. E noi ci vediamo il più presto possibile con un nuovo capitolo, con un nuovo video, con quello che vi pare. E ciao!